Mi chiamo Gary Smith, ho 45 anni. Sono sposato con la mia bellissima moglie messicana da 20 anni. L'ho incontrata durante una vacanza in Messico, più precisamente a Cancun. Louise è la tipica bellezza latina. Immaginate Ariana Grande ma all'età di 45 anni. Ecco mia moglie. Curve, lunghi capelli neri, seno di media grandezza e gambe snelle e toniche. Louise lavora per una CEO donna di un'azienda medica. Il nome della sua capo è Suzanne. Lavora per Suzanne da 5 anni ed è in azienda da 10 anni. Prima di allora lavorava in una biblioteca occupandosi di pubblicazione e archiviazione di libri. Io lavoro in un magazzino che vende parti di automobili. Ci lavoro da 12 anni e sono il supervisore non ufficiale. In realtà mi occupo della maggior parte della formazione. Siamo entrambi felici del nostro stile di vita. I miei genitori sono morti alcuni anni fa e ci hanno lasciato molti soldi. Abbiamo usato quei soldi per estinguere il mutuo sulla casa e le nostre auto. Abbiamo anche pagato tutti i debiti che avevamo. La nostra vita sessuale è molto buona. Facciamo l'amore e abbiamo rapporti regolarmente, 3 o 4 volte a settimana. Non abbiamo figli. Ne abbiamo discusso all'inizio del nostro matrimonio e entrambi abbiamo capito che non eravamo fatti per essere genitori. Siamo persone molto socievoli, andiamo in pub, club e concerti rock per essere precisi. Nelle prime fasi del nostro matrimonio andavamo spesso ai concerti e stavamo in mezzo alla folla, ma ora preferiamo sederci o stare in posti riservati. Sia Louise che io ci vestiamo come fan del rock. Louise indossa spesso shorts e t-shirt attillate. Io indosso anch'io shorts e t-shirt. Siamo entrambi in forma e Louise non ha paura di mostrare il suo corpo snello. Tuttavia, non abbiamo mai incoraggiato alcun contatto o intimità con mia moglie, almeno non di proposito. Nei primi anni, quando stavamo nel mosh pit, sì, Louise veniva toccata, ma non ha mai portato a nulla né era incoraggiato. All'inizio del nostro matrimonio abbiamo entrambi concordato che se uno di noi avesse voluto o sentito il bisogno di cercare amore altrove, ci saremmo divorziati. È semplice. Negli ultimi 2 anni, Louise è stata seguita da un consulente assunto dalla sua azienda. Il suo nome è Dan Williams e, per quanto ne so, non è mai successo nulla tra mia moglie e Dan. Dan ha 10 anni meno di noi. L'ho visto diverse volte nel corso degli anni. Sono sempre stato invitato alle feste aziendali di Louise e lei è sempre stata invitata alle mie. È lì che l'ho incontrato. È sempre stato un po' diffidente nei miei confronti. Non siamo mai stati amici e probabilmente non lo saremo mai. Dan è alto, snello, con un pizzetto perfettamente curato. Probabilmente si allena in palestra, ma più cardio che potenziamento muscolare. Il mio lavoro, d'altra parte, è fisicamente impegnativo e mi permette di rimanere forte e in forma. Vado anche in palestra con mia moglie. La maggior parte delle palestre nel mondo sono uguali. Belle donne in abiti attillati o leggings stretti e t-shirt o canotte aderenti. Alcune donne amano che gli uomini le guardino con desiderio in palestra e questi uomini o giovani uomini passano ore in palestra, ma mai per il fitness, trascorrono la maggior parte del tempo a fissare le donne. Comunque, il punto è che Louise è una di quelle donne che vengono fissate e sono sicuro che se non fossi presente verrebbe abbordata da molti più uomini. Anche quando sono presente, Louise riceve attenzioni indesiderate da alcuni uomini che cercano di provarci. Quando Louise e io usciamo insieme o con amici, si veste sempre in modo elegante ma senza fronzoli. Sì, indossa abiti scollati che mettono in mostra il suo décolleté. E sì, indossa abiti strani con spacchi sui lati che mostrano le sue gambe. Ma rispetto a molte altre donne che ostentano praticamente tutto, i vestiti di mia moglie sono conservatori. Quindi non c'è nulla di discutibile nella nostra vita e nel nostro matrimonio. Sì, litighiamo per nulla, ma parliamo sempre e l'amore di riconciliazione è sempre buono. Immaginate la mia sorpresa quando ho ricevuto un messaggio da Louise che mi chiedeva di tornare presto. Aveva una questione urgente e aveva bisogno di me a casa. Senza pensarci troppo, ho lasciato il magazzino e sono tornato a casa. Mia moglie stava lavorando da casa. Quindi non ero particolarmente preoccupato. Quando sono arrivato, c'era una Mercedes SLK nera,
parcheggiata davanti alla casa, mezza nel vialetto e mezza sul marciapiede. Ho parcheggiato nel vialetto e sono sceso dall'auto. Mi sono avvicinato alla Mercedes e ho toccato il cofano. Era ancora caldo al tatto, il che significa che il visitatore non era lì da molto. Sono entrato in casa e, trovando la porta aperta, l'ho aperta e sono entrato. Per qualche ragione ho deciso di fare silenzio e non chiamare come facevo di solito. Mentre camminavo lungo il corridoio e verso la cucina, ho sentito la voce di mia moglie. «Dan, questa è una cattiva idea. So cosa dirà Gary. Probabilmente sarà arrabbiato con entrambi, me per averti fatto entrare in casa e te per avermi chiesto di uscire con te». Hai mai sentito quella sensazione? Come se qualcuno stesse guardando ogni tua mossa? Che ogni messaggio, ogni mail, ogni parola scritta possa essere letta anche da occhi che non dovrebbero? Ma cosa succederebbe se un estraneo potesse accedere a tutte le tue informazioni con un solo click? Ecco perché oggi ti parliamo di qualcosa che protegge anche la tua privacy. Con NordVPN, le tue informazioni restano nascoste e criptate, ovunque ti trovi. Inoltre, puoi ottenere fino al 74% di sconto e 3 mesi extra su ogni piano di 2 anni. Un'offerta esclusiva per i nostri follower. Clicca sul link in descrizione per accedere all'offerta e, così, sostenere anche il nostro canale. Ora proseguiamo. Louise parlava con voce calma, il che significava che non era sotto pressione. «Louise, è solo un appuntamento. Non vedo perché tuo marito dovrebbe arrabbiarsi. È solo cena e poi ballare. Dopo dipende da te. Faremo tutto ciò che vuoi». La voce di Dan era morbida e ho immaginato che stesse cercando di convincere mia moglie a fare qualcosa con cui non si sentiva a suo agio e a farla agire senza dirmelo. «Dan, ascolta. Questo non ti porterà da nessuna parte. Se vuoi davvero che esca con te, devi chiedere a mio marito personalmente. Penso che sia una pessima idea. Comunque, ti ho già detto che non uscirò con te a meno che mio marito non sia d'accordo. Non farò nulla alle sue spalle». In quel momento sono entrato nel soggiorno. Dan era in ginocchio davanti a mia moglie. La sua mano era appoggiata sul suo ginocchio. Louise e Dan non mi hanno visto. Ho visto l'espressione scioccata di mia moglie. Stavo per correre e separarli. Tuttavia, Louise ha alzato la mano e ha rimosso quella di Dan dal suo ginocchio. Louise indossava una delle mie vecchie t-shirt di un concerto rock, un paio di vecchi jeans e un paio di vecchie sneakers. Non si era vestita per lui, ma mi piaceva come appariva, come se mostrasse la sua figura senza nemmeno provarci. «Dan, per l'amor del cielo, non toccarmi. Se Gary ti vedesse fare questo, ti romperebbe le dita. Ora fatti indietro. Dan, Gary sarà qui a momenti». Si alzò e lo spinse via. In quel momento mi vide. Louise si avvicinò a me e mi guardò con un sorriso sul volto. «Ci hai messo un po'. Ancora 2 minuti e ti avrei chiamato per dirti di sbrigarti. Comunque, Dan ha qualcosa che vuole chiederti». Mi mise il braccio intorno alla vita. Dan non sapeva cosa fare. Rimase congelato per un momento, aprendo e chiudendo la bocca. Parlai per primo. «Dan, signor Dan Williams, prima che tu dica qualsiasi cosa, voglio farti alcune domande». Lui annuì solamente. «Ok, le domande saranno semplici. La prima domanda è: perché stai chiedendo a una donna sposata di uscire con te? Perché non una donna single?» Dan deglutì e prese un respiro profondo. «Beh, volevo solo mostrare a tua moglie la mia apprezzamento per tutto il duro lavoro che ha fatto. Ha fatto molto bene, diventerà una ottima manager». «Ok, seconda domanda. Mia moglie ti ha mai detto o fatto qualcosa per farti pensare che provi sentimenti per te?» Sentii Louise scuotere la testa. Dan notò questo, ma continuò comunque. «Beh, non con parole o azioni precise, ma penso che tenga un po' a me», disse speranzoso. Louise mi guardò e scosse la testa in un chiaro segno di no. «Ok, terza domanda. Quale sarà esattamente il tuo appuntamento? Voglio sapere esattamente». «Beh, cena in un ristorante di mia scelta, magari ballare, e poi, se tua moglie lo desidera, saliremo in camera, prenderemo un ultimo drink e faremo tutto ciò che lei vuole». Stava iniziando a diventare molto nervoso, dato che senza dubbio aveva notato l'espressione sul mio volto diventare sempre più arrabbiata. «Quindi, per riassumere, vuoi chiedere a mia moglie di uscire con te. Non solo, vuoi ballare con lei e poi attirarla nella tua camera d'albergo prenotata in anticipo, giusto?» Dissi questo attraverso i denti stretti.
Dan guardò mia moglie, poi me. Gary, da quello che ho capito, tu e tua moglie avete un matrimonio alla pari. Nessuno dei due ha l'ultima parola. Louise mi ha detto molte volte che discutete di tutto e rispettate le decisioni reciproche. Quindi, Gary, vorrei davvero chiedere a tua moglie di uscire con me. Louise si allontanò e si fermò a un passo da me. Poi si girò, prese le mie mani nelle sue e mi guardò negli occhi. Gary, non l'ho in alcun modo incoraggiato. So da un paio d'anni che si stava innamorando sempre più di me. Mi sono comportata in modo completamente professionale con lui. Amore mio, ribadisco ancora, non l'ho mai incoraggiato. La abbracciai. Sì, le credevo. In tutto il tempo che eravamo stati insieme, non era mai tornata tardi dal lavoro, non aveva mai dimenticato di mandarmi un messaggio o chiamarmi, nemmeno una volta mi aveva dato una ragione per non fidarmi di lei. Quindi, Dan, nego ufficialmente la tua richiesta di chiedere a mia moglie di uscire con te. Dissi questo con una voce molto calma ma ferma. Louise si rivolse a lui anche lei. Vedi, te l'avevo detto che avrebbe rifiutato. Ma Dan, ribadisco la mia opinione. La mia risposta è no. Più di così, anzi, assolutamente no. Esco con mio marito, non con te o con chiunque altro. Misi il mio braccio intorno alla vita di Louise e la tirai a me. Sollevai mia moglie tra le braccia e mi diressi verso il divano. La posai delicatamente sul divano e lei mi guardò con uno sguardo affamato. Mi alzai e mi avvicinai a Dan, che stava semplicemente lì a guardarci. Mi avvicinai a lui e gli tesi la mano. La prese, strinsi immediatamente la sua mano, sì, così forte che le sue dita iniziarono a scricchiolare. Gary, per favore, perdonami, ok? So di aver esagerato. Gary, per favore, ho bisogno della mia mano per lavorare. Cadde in ginocchio, le lacrime che gli scorrevano sul viso. Louise si alzò dal divano, si avvicinò a lui e lo guardò in faccia. Te l'avevo detto che Gary ti avrebbe rotto le dita per avermi toccato. Ora che Gary ha tutta la tua attenzione, voglio che gli dici che non ti ho incoraggiato e che ti ho sempre trattato professionalmente, anche se ora è ovvio che sei innamorato di me. Strinsi leggermente le sue dita. Dai, Dan, calmami, dimmi cosa sta succedendo, gli dissi con voce ferma. È vero, Louise, onestamente ti guardo da anni. Ho desiderato così tanto toccarti, farti sentire bene, farmi sentire bene. Gary, tua moglie è splendida. Ogni uomo che conosco sogna di averla, ma tu sei il fortunato figlio di... Lei ti ama, Gary. Ho visto molti uomini chiederle il numero di telefono, portarla a pranzo, a cena e al cinema, ma lei li ha sempre rifiutati. Lo so, ero lì. Stavo solo aspettando il mio turno e poi, alla festa di Natale, vedendo tua moglie in quel vestito nero, penso che il mio buon senso mi abbia abbandonato. Louise e io ci guardammo. Louise alzò le spalle e sorrise. Mi dispiace, tesoro, ma non posso farci niente se gli uomini mi guardano e mi trovano irresistibile. Lasciai andare Dan. Teneva la sua mano con l'altra, le sue dita erano gonfie ma non rotte. Louise andò a prendere un impacco di ghiaccio. Dan prese il ghiaccio e lo mise sulla mano. Poi iniziò a dire qualcosa, ma lo interruppi. Dan, ora va bene. Mi hai calmato riguardo a mia moglie che ti fa delle avances. Mi fido di mia moglie al 100%. Tu, d'altra parte, non ti credo né mi fido di te. Gli tesi la mano per aiutarlo ad alzarsi. Non accettò l'aiuto, guardandomi con rabbia e frustrazione. Gettò le spalle indietro e sembrò afflosciarsi di nuovo. Gary, sei un dinosauro. Il tuo modo di pensare è così antiquato. Le donne, specialmente le donne sposate, incontrano per strada, si divertono con chi vogliono e solo perché una donna è sposata non cambia nulla oggigiorno. Quindi non posso convincere Louise a fare l'amore con me e sembra che, a differenza di alcuni mariti che conosco, tu non glielo permetta. Ma francamente sei bloccato nell'età della pietra. Fino a quel momento ero stato educato con il nostro ospite, ma non più. Lo colpii nei testicoli con il mio stivale. Cadde a terra sulla schiena. Louise rimase un po' scioccata all'inizio, ma rapidamente riprese il controllo. Corse verso Dan e lo schiaffeggiò in faccia. Dan, quanto ti rispettavo come amico. Apprezzavo tutto il tuo aiuto, grazie per avermi fatto da mentore, ma sono leale a mio marito e al mio capo. Parlerò con Suzanne del tuo comportamento al lavoro. Sai che diversi matrimoni si sono rotti a causa tua.
Le mogli non volevano dire chi fosse la colpa, ma recentemente è stato suggerito che tu fossi coinvolto. Sospirò e si ricompose. Prima che pensi di denunciare mio marito per averti quasi rotto le dita alla polizia, sono disposta a giurare a chiunque che sei entrato in casa mentre ero sola. Testimonierò che ho inviato a mio marito un messaggio chiedendogli di tornare a casa, cosa che ho fatto. Quindi, Gary, perché non accompagni questo pezzo di fuori di casa? Presi Dan e lo portai a metà fino alla porta. Lo aiutai a salire in macchina e mi chinai su di lui allacciandogli la cintura di sicurezza. Signor Williams, stia lontano da mia moglie. Non se la prenda con lei nel suo tempo libero, non la segua a casa, non avvicinarsi a lei in luoghi pubblici. Se non rispetta queste richieste, la sua vita cambierà e non in meglio. Gary, tua moglie non ne vale la pena. Ci sono molte donne come lei che posso, e credimi, lo farò. Ora vaff e vai a difendere tua moglie, ma un giorno qualcuno come me ci andrà a letto, probabilmente davanti a te. Considerai le mie opzioni e colpii Dan nello stomaco con tutta la mia forza. Poi sbattei la sua portiera con tanta forza che l'auto tremò. Quando tornai in casa, trovai mia moglie completamente nuda in piedi davanti al divano. Mi guardava con puro desiderio animale. Gary, togliti i vestiti e fai l'amore con me. Senza molti preliminari, ci baciammo, ci toccammo e stavamo presto facendo gli animali sul divano. Dopo che entrammo entrambi all'apice, portai Louise di sopra, dove ci facemmo la doccia e facemmo l'amore in modo dolce e tenero. Mia moglie si era fatta legare le tube 10 anni fa e io avevo fatto una vasectomia una settimana dopo, quindi non dovevamo preoccuparci dei preservativi. Il giorno dopo ci svegliammo entrambi sorridenti. Facemmo la doccia come al solito, poi colazione. Davanti al caffè, concordammo che Louise avrebbe parlato con la sua capo di Dan e del suo coinvolgimento nel far divorziare mariti e mogli al lavoro. Ci baciammo per salutarci, indugiando un po' troppo, e poi ci augurammo una buona giornata al lavoro. Quella sera, Louise tornò a casa un po' agitata e tesa. Preparai del caffè per entrambi e la calmai. «Louise, cosa c'è che non va?» dissi abbracciandola mentre si sedeva sulle mie ginocchia. In breve, Dan ha completamente perso la testa. Suzanne lo ha licenziato dopo aver parlato con le mogli divorziate. Tutte lo hanno indicato come la persona che ha causato la fine del loro matrimonio. Ovviamente, è incredibilmente bravo a socializzare e a portare le donne a letto, ma era bravo a coprire le sue tracce. Aveva foto di donne in pose compromettenti, quindi non dicevano nulla. Quindi, se n'è andato tranquillamente o ha fatto storie? Dissi mezzo scherzando. Ha fatto storie, la sicurezza ha dovuto scortarlo fuori e in realtà ha cercato di parlarmi per farmi testimoniare come testimone. Naturalmente ho rifiutato. Si è agitato molto e alla fine la guardia ha dovuto buttarlo fuori dal parcheggio. Non ne sono sicura, ma penso che potrebbe tornare qui. Prima che Louise potesse finire di parlare, ci fu un bussare alla porta d'ingresso. Attraverso il vetro della porta vidi che era Dan. Mi rivolsi a Louise. «Chiama la polizia. Di loro che c'è un intruso che sta cercando di entrare in casa e fagli sapere che potrebbe essere armato». Lei sorrise. «Mi piacerebbe». Compose il numero e, non appena fu collegata, mise in scena uno spettacolo. «Per favore, aiutateci. C'è una persona folle che sta cercando di entrare in casa mia. Non lo so, ma potrebbe essere armato. Sì, mio marito è qui. Non abbiamo armi. Per favore, venite in fretta». Diede il suo nome e indirizzo e poi riagganciò. «Viviamo abbastanza vicino alla stazione di polizia. Non ci metteranno molto ad arrivare». Dan urlò e prese a calci la porta. «Louise, dannazione, apri la porta così possiamo parlare. Ho bisogno di te come testimone, non posso perdere il mio lavoro. Per favore, Louise, ho fatto tanto per te». E così via. Poi iniziò a incolpare mia moglie per i suoi problemi. Alla fine non potei più aspettare. Andai alla porta e la aprii. Dan non se lo aspettava e cadde dentro, cadendo faccia a terra. Immediatamente posizionai il mio stivale numero 44 sulla sua schiena, tenendolo fermo. «Bene, Dan, è bello rivederti. Sembra che tu non abbia prestato attenzione a ciò che ho detto, quindi ci saranno conseguenze». Gli calpestai la mano e questa volta sentii le sue dita rompersi. Poi feci un passo indietro e, accidentalmente apposta, gli pestai la caviglia.
Non si ruppe, ma sarebbe stata molto dolorante per lungo tempo. Iniziò a piangere come un bambino. Louise non poté fare a meno di ridere. Dan, affermi di essere un maschio alfa. Dopotutto hai sedotto tutte quelle donne, giusto? Piuttosto hai ricattato loro. In qualche modo pensi che questo ti renda l'alfa? No, Dan, ti rende un patetico che rovina i matrimoni. Mi fai schifo. Gary, di nuovo, butta fuori da qui quel pezzo di... Aprì la porta e proprio mentre Dan stava strisciando fuori di casa, arrivò la polizia. Lo ammanettarono immediatamente e lo misero sul retro di un furgone della polizia. L'agente donna parlò con mia moglie, che spiegò che Dan era un ex collega che l'aveva accusata di averlo fatto licenziare, l'aveva minacciata e aveva giurato vendetta. Si aggrappò a me e disse all'agente quanto ero stato trattenuto con Dan. Louise notò che tutte le ferite alla mano e alla caviglia di Dan erano accidentali. Dopo essersi assicurati che non ci fossero armi, gli agenti se ne andarono, ma Dan era chiaramente un uomo violento. Fu accusato di stalking e di essere entrato in casa nostra, oltre che di atti violenti. Per di più, era ubriaco prima di guidare fino a casa nostra, quindi è un'altra accusa. Quando la polizia se ne andò e io pulii le scale, Louise indossava un completo di lingerie nera di pizzo. Rimase ferma per un momento, dandomi la possibilità di ammirare il suo bellissimo corpo. Poi si girò e camminò lentamente al piano di sopra. Ero ipnotizzato dal suo sedere. So che si allena duramente in palestra, ma il suo sedere, il seno e il corpo snello sono semplicemente stupendi. Ed è tutto mio. La vita è buona. Dan è andato brevemente in prigione, ma ora ha un precedente penale. Ha anche perso la patente per guida in stato di ebbrezza. È stato accusato di stalking, ma ha accettato di pagare un risarcimento a Louise. Il giudice G. Lai ha imposto di pagare a Louise $200.000 per lo stress che le aveva causato. Ha colto il suggerimento e ha iniziato a stare lontano da mia moglie. Ha fatto un passo ulteriore trasferendosi dall'altra parte del paese. Il capo di Louise ha tenuto d'occhio lui per i primi 6 mesi. Si scopre che lavora come venditore di assicurazioni. Ha difficoltà a digitare e cammina zoppicando. Inoltre, guarda sempre alle sue spalle, immagino cercando me. Beh, avevo detto che l'avrei rivisto. E tu? Come reagiresti di fronte a una situazione del genere? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia ti ha tenuto col fiato sospeso, metti like e iscriviti al nostro canale per altre storie emozionanti.